In un altro video vi abbiamo parlato del nostro scudo Dura Europos, ricostruzione di uno scudo legionario romano del III secolo realizzato per un nostro cliente. Vi abbiamo parlato del perché noi ricostruiamo il metodo più che riprodurre fedelmente soltanto l'oggetto, ma cerchiamo di ricostruire il metodo antico per applicarlo a più ricostruzioni possibili. Ecco, abbiamo parlato quindi della simbologia, vi abbiamo già parlato in altre occasioni anche del fatto che i simboli che decorano uno scudo hanno sempre un significato, quindi non è mai possibile scegliere la decorazione di uno scudo in modo esclusivamente arbitrario o esclusivamente estetico, ma deve esserci dietro uno studio abbastanza approfondito da far sì che la decorazione dello scudo possa avere un significato per l'antico, oltre che essere gradevole, insomma, e storicamente piacevole anche agli occhi dei presenti, dei moderni. Facciamo un brevissimo approfondimento quindi su che cosa raffigura la decorazione di questo scudo. Ci sono tematiche diverse che sono presenti contemporaneamente nello stesso scudo. Cercherò molto brevemente e velocemente di illustrarvele, anche se ovviamente su alcune cose possiamo fare soltanto delle ipotesi opportunamente ragionate e documentate. Ma iniziamo direttamente con l'analisi di questa decorazione piuttosto complessa. Può sembrare anche ai nostri occhi un po' troppo ricca, un po' barocca, ma è pienamente nel gusto dell'antico. Per rendervi conto subitamente di questa mia affermazione, partiamo con questo motivo decorativo, che sono questi riccioli, o meglio, molto probabilmente rappresentano dei tralci vegetali, simili a questi che vediamo sui lati, che però sono probabilmente molto più da collegare ai motivi a onde che sono presenti già, anzi non presenti, sono comunissimi, molto diffusi già nell'arte greca dell'epoca classica. Li ritroviamo su tantissimi supporti per le raffigurazioni, cioè li troviamo scolpiti, dipinti nei mosaici, li troviamo in tutte le situazioni in cui potevano essere applicati. Li troviamo ovviamente anche in contesti italici fortemente influenzati dalla cultura greca, come ad esempio in decorazioni etrusche. Questi invece, che possono essere più vicini a dei tralci vegetali, si ricollegano all'ampio utilizzo di motivi appunto legati al mondo vegetale, che hanno genericamente un significato di abbondanza, di pace, di benvolere da parte degli dei, quindi insomma di fecondità, di benessere in senso lato. In questo caso sono molto probabilmente diventati dei motivi puramente decorativi, probabilmente già ormai abbastanza lontani dal significato originario. Questo perché si tratta di una simbologia, come vedremo simile ad altre già impiegate anche in questo scudo, che oramai nel III secolo avevano una storia di circa 1000 anni e venivano impiegati oramai forse in maniera abbastanza meccanica, abbastanza stilizzata, quindi appunto come uno stilema grafico del quale molto probabilmente né il pittore né l'utilizzatore dell'oggetto decorato poteva avere ben presente il significato originario. Ma non era questo l'importante. L'importante era che si inserisse nel linguaggio figurativo allora in voga, allora comprensibile come una simbologia positiva. E a questo punto lo stesso discorso lo possiamo fare per queste svastiche rosse che vediamo ai 4 angoli della decorazione, che anche in questo caso si tratta di una simbologia molto positiva, perché si tratta di un simbolo solare e legato in particolare al percorso celeste dell'astro. Molto probabilmente anche questi simboli apparentemente astratti sono da ricollegare al culto degli astri celesti, così come queste stelle a 8 punte che vediamo qua sotto. Tornando a questi motivi decorativi abbastanza semplificati, vediamo il ricorrere di motivi floreali qui tutto attorno e questo motivo torciglione che molto probabilmente semplifica e stilizza un motivo a torciglione un pochino più geometricamente definito, anch'esso proveniente dall'arte visiva greca. Anche questo risale già all'età arcaica greca, quindi di nuovo si tratta di simbologie che datano già a 1000 anni prima circa
e che continueranno ancora per secoli a essere utilizzati comunemente nelle arti visive, così intendo non solo su oggetti militari, ma nelle decorazioni parietali, nei mosaici. Lo vediamo in modo un pochino più complesso e rappresentato sempre da dei motivi a S alternati a dei motivi circolari che si interpongono tra una S e l'altra. Qui probabilmente è leggermente rielaborato e un po' semplificato, ma comunque si tratta pur sempre alla base dello stesso motivo decorativo che troviamo ad esempio raffigurati su dipinti greci che raffigurano le decorazioni di abiti, li troviamo su decorazioni architettoniche, li troviamo sui bordi degli scudi degli opliti greci e in un'infinità di altre occasioni. In pratica, ovunque c'era da riempire uno spazio, questo motivo era sempre ricorrente. Ma vediamo invece adesso le parti meno decorative e più figurative, quelle che possono essere considerate più comunicative anche da un nostro punto di vista. Ovviamente al centro, nella posizione principale, la posizione più importante, vediamo l'aquila. L'aquila probabilmente da riferire a Giove, la divinità che veniva rappresentata, insomma, di cui era l'animale simbolo l'aquila, tiene tra gli artigli una sfera che è il mondo. Dobbiamo considerare però che in questo periodo, cioè nel III secolo d.C., l'identificazione tra aquila di Giove, quindi protezione divina dal padre degli dei, e res publica, cioè Stato romano, c'è una sovrapposizione molto forte. Quindi questo simbolo ci può probabilmente rappresentare anche il dominio di Roma sul mondo, oltre al fatto che è anche il simbolo delle legioni. Quindi naturalmente sempre perché le legioni si sono poste sotto la protezione divina. Ma a questo punto il simbolo dell'aquila riveste una molteplicità di significati. Quale fosse quello preeminente lo possiamo solo supporre, ma sappiamo per certo che a chiunque all'epoca avrebbe immediatamente trasmesso un messaggio molto chiaro e molto lineare. Viene rinforzato il messaggio dal fatto che l'aquila è circondata da due vittorie alate che porgono la corona della vittoria all'aquila, quindi omaggiano l'aquila, quindi l'impero romano, la legione, il padre degli dei, vengono omaggiati, sono raffigurati come sempre vittoriosi. Forse la simbologia che ci può essere un po' meno chiara è il leone, chiaramente i valori legati alla raffigurazione del leone sono abbastanza chiari, la forza, il coraggio. Non sappiamo però se questo sia da collegarsi direttamente a uno dei simboli totemici della legione che avrebbe impiegato lo scudo, o se c'è un richiamo al culto di Ercole, famoso appunto per la propria vittoria contro il leone di Nemea, o se abbia semplicemente un significato più generale. Ecco, questa è un'interpretazione molto sommaria, naturalmente basata sugli studi degli storici dell'arte e sulle considerazioni generali che si possono fare sulla cultura romana e sul loro apparato culturale e simbolico. Quindi questo è il lavoro che fa Res Bellica, è come lavoriamo noi. Partiamo da un'accurata ricerca storico-culturale su quello che andiamo a ricostruire e lo trasmettiamo ai nostri clienti, lo trasmettiamo tramite il nostro lavoro, ma attraverso questi video cerchiamo di trasmetterlo anche ad una platea più vasta. Se avete bisogno di qualcosa per ricostruire il vostro equipaggiamento storico e volete una cosa che sia perfettamente in linea con la cultura del tempo che andate a rievocare e ricostruire, ecco, noi siamo qui per aiutarvi. Contattateci, trovate il contatto nella descrizione.